Eccoci qua, pace a tutti. Vi sono mancato? Effettivamente oggi è un po' più tardi del solito. Ho già ricevuto diversi messaggi di come mai oggi non c'è il tuo blog, quindi mi fa piacere, vuol dire che qualcuno lo vede. Bene, è lunedì, il lunedì c'ha bisogno di una carica particolare, quindi andiamo a omaggiare l'unico, inimitabile, indimenticato Lemmy Kilmister e i suoi Motorhead. Ta-ta-ta-tan. Sui Motorhead sapete tutto, non c'è bisogno che vi spieghi chi sono, cosa hanno rappresentato, eccetera, eccetera, eccetera. Per giusto quei pochi che mi guardano, tipo i miei genitori che magari ne sanno meno, i Motorhead sono stati un gruppo fondamentale, diciamo, dell'hard rock e del metal a livello mondiale ed erano capitanati da Lemmy Kilmister, al secolo Ian Fraser Kilmister, purtroppo scomparso ormai 4 anni fa, per la precisione a dicembre del 2015. Il compianto Lemmy era un'icona, a cominciare dal look, con il suo baffone, il suo cappellaccio, la sua verrucona sulla guancia, ed era un sex symbol a suo modo, brutto come la morte, ma comunque un sex symbol, soprattutto per il suo stile sex, drugs and rock and roll. Un uomo che probabilmente hanno studiato i medici dopo la sua morte per capire come sia potuto sopravvivere alle quantità di Jack Daniels e di droga che si è fatto nella vita. Insieme a altri musicisti storici, che sono cambiati nel corso degli anni, quindi ora non li nomino perché altrimenti entriamo troppo, ma sostanzialmente un trio sempre. I Motorhead hanno realizzato tantissimi album, uno più bello dell'altro. Qui si va a parlare di live, ma non si va a parlare dello storico No Sleep Till Hammersmith, che è il loro disco live, diciamo, più iconografico, la prima grande produzione che hanno fatto dal vivo, bensì di un doppio doppio, ovvero un'uscita in 2 vinili e in 2 volumi, che praticamente è stata l'ultima uscita ufficiale live prima della morte di Lemmy. Sto parlando di The World Is Ours, volume 1 e 2. Eccoli qua. Questo è il primo e questo è il secondo. Questi due bei viniloni sono stati editi dalla UDR Records nel 2011 e 2012 e rispettivamente riportano le registrazioni di una data dell'aprile 2011 a Santiago del Cile, il primo, ecco, rifaccio vedere la copertina, il retrocopertina e, come da standard, l'interno, che è una semplice foto del loro logo, mentre invece il secondo volume, eccolo qua, riporta la registrazione, ecco qui, copertina, di una data niente meno che al Wacken Open Air Festival di agosto 2011. Questo è l'interno. Voilà. Tutto molto bello. I Motorhead si sono esibiti in queste date nel 2011. Nel 2013 dovevano fare una data italiana, che poi purtroppo saltò e fu spostata al 2014 a causa della malattia che colpì Lemmy, diciamo nei suoi ultimi anni di vita. All'epoca non si sapeva, erano tra l'altro due cose diverse. Lui stava male, ma poi dopo è morto per un altro motivo. Nel giugno 2014 ci fu appunto quello che fu l'ultimo concerto italiano dei Motorhead all'Ippodromo di Milano. Fu un concerto sicuramente sottotono rispetto ai loro fasti, ma a suo modo molto bello, e personalmente non potrò che ricordare per sempre il fatto che Lemmy alla fine era in lacrime per essere riuscito a portare a termine tutto il concerto dopo oltre un anno di stop dai palchi. Doveva ritornare nell'inizio del 2016, purtroppo non ce l'ha fatta perché, come sappiamo, è venuto a mancare intorno a Capodanno del 2015. Facemmo una veglia, ricordo, al Rock and Roll di Milano con la diretta dei suoi funerali e insomma Lemmy ci manca tanto, ma siamo sicuri di rincontrarlo nell'aldilà e di berci più di una birra e di un Jack con lui.
Ciao ragazzi, buon lunedì.